Ciao a tutti amici, oggi andremo a riparare questo aspirapolvere. È un modello di aspirapolvere molto vecchio, diciamo che è il primo modello che è uscito di questa serie, Rainbow, modello D4G. Se si riesce a vedere l'etichetta, ok. La versione che c'è adesso nuova, diciamo, costa sulle 2000 euro. Questo è uno dei primi. Praticamente il suo problema è il motore. Cominciano a uscire delle scintille dal motore e fa un rumore bruttissimo. Andremo a vedere se sono solo le spazzole, o se ci sarà da sostituire il motore. Io ho già visto il motore su internet, costa dalle 400 alle 600-700 euro, perché, come vi ripeto, è un modello particolare, funziona con l'acqua, è un aspirapolvere che funziona con l'acqua. Allora, chi me l'ha dato ha già tentato di pulire qua il motore, ha pulito tutto dentro qua perché era sporco. Questo sarà da incollare e ora vediamo cosa riusciamo a fare. Questo pezzo si può togliere. Qua. Ora vediamo qua come si può togliere. 4 viti qua. Si apre anche facilmente. Allora, guardando il collettore, sembra proprio che le spazzole siano finite. Il collettore è un po' nero, ma sembra ancora bello. Bisognerà vedere se sono in corto le lamelle, se c'è in corto qualche lamella. Se qualche lamella è in corto, significa che il rotore all'interno non è più buono. Sembra proprio che siano solo le spazzole. Ora andremo a vedere come procedere per sostituire le spazzole. Incominciamo a vedere che tipo di spazzole sono montate. Allora, vediamo. Questo è già aperto, vuol dire che qualcuno ci ha già guardato. Ok, vedete che sono proprio finite le spazzole. Ok. Stacchiamo questo. Ok. Qua addirittura il filo è già staccato.
andrò a vedere se ho un tipo di spazzole così o se sono da ordinare. Ora vi farò vedere a pulire il collettore. Allora, cominciate a pulire con una carta tutte le parti qua, dentro qua, perché c'è tutta una polvere nera dei carboncini che col tempo si sono consumati. Si sente anche dall'odore un odore di carbone. Prendete della carta vetrata minimo 220, non più grosso perché rovinate il collettore, la inserite dentro così, la tenete con un dito così e intanto dall'altra parte girate la ventola sopra. Vedete come si lucida? Vedete il collettore come è diventato ancora bello pulito, lucido? Sembra che non ci sia nessuna lamella in corto. Si può anche verificare con un multimetro se le lamelle sono in corto. Vi farò vedere poi con il multimetro. Comunque così è abbastanza pulito. Ora prendete un cacciavite finissimo, deve passare in mezzo alle lamelle. Se è troppo grosso non adoperatelo perché rovinerete lo spigolo della lamella. Questo va bene perché vedete che entra bene, è abbastanza stretto. E poi dovete pulire così la cava perché lì dentro resta la polvere di carboncino. Una volta passate tutte le lamelle gli darò una soffiata e gli darò ancora una carteggiata con questa carta e poi bisognerà recuperare le spazzole da qualche parte o comprarle nuove. Prendete anche un po' di carta. Ok. Vedete adesso che le cave sono belle, non sono più nere. Ora andremo a incollare questa gomma che si è scollata. Allora, la colla va messa solo sull'esterno, dunque solo esternamente qua. Io l'ho messa anche qua, ma questa la lascio asciugare. Avendo tolto questa qua non dovrebbe incollarsi qua, perché se io metto questo e poi questo, l'interno mi si incolla su questo, invece deve incollarsi solo questo. Adesso metterò questa qua centrandola bene, facendola entrare nella sede. Okay. Vediamo se ho
fatto un bel lavoro, dovrebbe passare. Ok, visto che la guarnizione ci passa bene, siamo stati centrati. Ok, ora lo tolgo e metto un peso qua sopra, così si incolla bene. Allora, quando incollate della gomma sulla plastica non usate mai l'ATAC, perché al momento l'ATAC sembra che incolli bene, ma poi cristallizza e seccando si stacca. Dovete usare della colla tipo il Bostik o tipo queste che sono per la gomma. Bisogna mettere la colla sulla gomma e sulla plastica, lasciarle asciugare finché al tatto non appiccichi e poi incollarlo e tenerlo premuto mettendoci un peso, qualcosa. Vedete, tipo questo che si è incollato bene e difficilmente si staccherà. Ho fatto una ricerca in internet su questo tipo di spazzole, ho trovato anche il motore e mi sono spaventato un po' per la cifra che costa il motore. Il motore praticamente costa lo trovate dalle 400-500 euro fino a 700 euro, perché è un prodotto americano. Vedete qua, è è fabbricato in USA nel Michigan e essendo un prodotto di qualità alta i prezzi sono spaventosi. Allora, le spazzole invece, quel tipo di modello qua, si trovano, sono doppie, vedete che ha quella caratteristica qua che sono doppie. Le ho trovate partendo dai 45-50 euro fino a 60-70 euro. Sicuramente trovando il modello giusto, che io proprio non ho trovato il modello giusto per questo motore. Sono simili come figura, come immagine, ma non me le dà per quel modello lì, per quel modello qua di motore, cioè il D4G. Allora io cercando nei miei cassetti, dato che a me piace sempre fare delle modifiche, ho trovato queste spazzole, queste R92, che hanno la sezione uguale, perché come vedete è proprio la sua sezione. L'unica cosa che volevo capire era se quel tipo di materiale di grafite qua era compatibile con questo. Allora, io avendo lavorato molti anni fa in una ditta di motori elettrici, ho telefonato al mio ex collega che è in pensione, che ora è in pensione, lui lavorava nel laboratorio di progettazione, e ho chiesto se quel tipo di materiale qua R32 se era compatibile con i motori 220 per aspirapolveri. Lui mi ha detto di andare sul sicuro e allora io procederò a fare questa modifica. Le spazzole sono queste, io adesso andrò a tagliare la treccia di rame di queste e lascerò un pezzettino di modo che saldo questa treccia qua, salderò questa treccia qua. L'unica cosa molto importante è la distanza che deve esserci tra qua, diciamo, e qua. Questa distanza con la treccia tutta tirata deve essere uguale. Ok, ora misurerò la distanza della treccia di rame in questo modo, vediamo, così farò una misura di questo tipo da qua
a qua. Questa è la misura, siamo sui neanche 4 cm, 3,7, 3,8. Ok, ora taglierò la treccia e lascerò un pezzettino di treccia per saldare quella nuova. Tagliamola qua. Ok, io lascerò questo pezzettino in modo che possa saldare la treccia nuova. Adesso taglierò la treccia della spazzola nuova. Ok, tolgo la molla, uso la molla di quella vecchia che è più lunga, vedete, e andrò a saldarla. Farò una misura. Allora, per fare una misura cominciamo a mettere un po' di stagno su questo. Non voglio mettere proprio tanto stagno perché quando la molla sarà tutta schiacciata deve restare tutta la treccia dentro in questo spazio, diciamo, con la saldatura compresa. Dunque questa, ok, deve essere tutta schiacciata e deve starci dentro nella molla, perché all'inizio la molla è tutta indietro quando le spazzole sono nuove. Stagniamo prima le due parti. Ok, una. 2. Vediamo con la treccia così quanto spazi siamo. Siamo sui 3 cm, e anche se fosse un po' corta finiranno prima le spazzole, ma meglio corta che lunga, perché lunga finirebbe il carboncino, finirebbe la spazzola e andrebbe a toccare il rame se fosse troppo lunga. Il rame sul collettore del motore lo rovina. Adesso arriva il bello, bisogna riuscire a tenere chiusa la molla e saldarlo. Adesso troverò un sistema, aspettiamo un attimo. Ok, sono riuscito a comprimere la molla e nastrarla in questa maniera con nastro normale da elettricisti, sperando che non scappi fuori. Mettiamo un po' di nastro anche qua. Ok, ora la inserisco qua. Ok, e la salderò. Ok, andiamo a togliere il nastro e vediamo cosa succede. Ok,
Ora proviamo a metterlo nel suo condotto e vediamo. Cosa succede? Allora, spazzola va dentro così. Ok. Controllate che la spazzola si muova bene, avanti e indietro, e un'altra cosa, queste spazzole hanno già un po' la forma del collettore perché sono nuove, hanno già la forma arrotondata del collettore. Le spazzole nuove fatte così si adattano già meglio al collettore, dunque per le prime rotazioni, per le prime ore di funzionamento meglio avere una spazzola così, perché se l'avete piatta la superficie di appoggio sul collettore è molto inferiore. Tanto per farci capire, se avete, questo è il rotore, se avete una spazzola con questo lato diritto, il punto di appoggio sarà solo qua e si avrà un'alta resistenza. Con un'alta resistenza praticamente questo punto si scalda di più, perché passando un'elevata corrente con una resistenza alta questo punto si scalderà di più. Invece avendo una spazzola che questo lato ce l'ha concavo, la superficie di appoggio sarà tutta questa, sarà molto più ampia, dunque favorisce il passaggio della corrente senza scaldarsi il collettore. Con una spazzola così nuova ci vorrà un po' di tempo prima che prendi quella forma qua concava, ci vorranno un po' di, non so, di ore di lavoro prima che diventi così. Se volete verificare la bontà del rotore dovete avere un multimetro tipo questo che abbia la misura sotto l'ohm, praticamente apprezzabile. Cosa significa? Io adesso metto la scala più bassa degli ohm, diciamo che siamo qua, metto in corto i puntali e vedete che dopo lo 0 abbiamo ancora due cifre. Ora faccio l'azzeramento e siamo a 0,00 ohm. Poi verificate tra lamella e lamella la resistenza che si ha. In questo caso abbiamo 0,25 ohm e tutte le lamelle, questa con questa, devono avere la stessa misura, vedete? Questa 0,25, 0,24 va bene, questa e questa. Io ho già fatto il giro di tutte, 0,24. Logicamente se proseguite, ne saltate una, sarà il doppio, 0,46. Praticamente tra lamella e lamella non dobbiamo mai avere 0 ohm, cioè un cortocircuito così. Ok? Fate tutto il giro di tutto il collettore. Se avete sempre la stessa resistenza tra lamella e lamella, significa che il rotore non è in corto. Si può anche controllare visivamente, vedete il collettore, ogni lamella che non abbia un rigonfiamento o qualche punto nero tra qua e qua, tra una lamella e l'altra, o magari qua sotto dove è saldato, che abbia magari delle lamelle sollevate, così a occhio già vedete se c'è qualche problema. Questo sembra proprio intatto. Il motore è costruito veramente bene per quello che è durato così tanti anni. Questo aspirapolvere calcolate che avrà minimo 20 anni e l'ho trovato in queste condizioni senza spazzole adesso, dunque è un ottimo aspirapolvere. Ora procediamo con il montaggio delle spazzole, che non mi ricordo più come vanno dentro. Allora, così a ricordo, questa è la spazzola,
mi sembra che questo andava collegato. Vediamo ancora un po' qua. Ora vi farò vedere se la spazzola lavora bene. Allora, se non sbaglio dovrebbe andare dentro tipo così. Mettiamola dentro un po' così, poi la giriamo. Non riesco a girarlo. Ok, allora, non so se riuscite a vedere questa qua sotto è la battuta, infatti più di così non deve andare. Guardiamo la spazzola, vedete la spazzola che appoggia contro, vedete? Vedete la spazzola? Se io vado indietro vedete che appoggia sempre, ok, è così montata correttamente. Adesso bisogna mettere quel ferrettino qua sopra qua. Allora da qua ho tirato su alto e questo mi sa che è la cosa più che forse ho sbagliato, perché questa forse andava tenuta sopra. Allora la rimonterò. Ah, ok, sganciamola così, la facciamo passare sopra, ok, così. E infatti questo è fatto per fare questo movimento qua, ok? Montiamo l'altra, salterò il passaggio così non vi faccio stare tante ore a guardare, e poi proviamo il motore. Ah, dimenticavo, dovete collegare la spazzola. Ora la spazzola è dentro qua, dovete collegare la spazzola qua. Ok, spazzola collegata, vedete? Ora andrò a alimentare il motore. Spegniamo questa luce, non è sufficiente quella. Andrò a alimentare il motore con una tensione un po' più bassa, di modo che vediamo cosa succede. Questo aspirapolvere non ha nessuna scheda elettronica, dunque io direttamente dalla spina con un'alimentazione in continua, perché questi motori possono andare anche in continua. Adesso sono a 10 volt e alimenterò il motore. Se l'aspirapolvere avesse una scheda elettronica così, questo non si può fare, perché se invertiamo le polarità e alimentiamo la scheda elettronica al contrario, in continua, potrebbe bruciare. Allora, siccome che questo aspirapolvere non ha sono solo collegamenti elettrici senza scheda elettronica, è tutto 220, noi possiamo alimentare il nostro motore così. Accendiamo, vediamo. Allora, aumentiamo la tensione. Siamo 60 volt. Intanto si stabilizzano un po' anche le spazzole.
mettiamo la spina, accendiamo. Vediamo il collettore com'è. Vedete? Ci sono dei punti dove le spazzole mi sa che si devono ancora adattare. Dopo averlo fatto girare un po', aver fatto un po' di assestamento delle spazzole, ho respirato un po' quella polvere dalle spazzole. Mi ha fatto tossire. Allora, cosa volevo dirvi? Praticamente adesso ho collegato questo strumento e vediamo, il motore me lo dava per 750 watt se non sbaglio, adesso non so dov'è, forse qua 730 watt, motore 730 watt. Ok, andiamo a vedere se consuma di più, se assorbe più corrente, assorbe più potenza, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vedremo quanto assorbe, vedremo la corrente e così via. Partiamo subito, lo accendiamo. Questa è la tensione di rete, 215 volt, un po' bassa. Ok, siamo un po' più bassi di watt, probabilmente questo è determinato dalla tensione un po' più bassa, 215 volt invece di 220, 230. Comunque il motore dovrebbe essere a posto. Ora lo consegniamo, vedremo quanto dura. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Spegniamo la luce. Ciao.